Ciao a tutti homebrewers e appassionati! Nel precedente video di questa serie vi avevo introdotto le varietà di luppoli, partendo da quelli centroeuropei, tra i classici e antichi luppoli nobili, passando per gli incroci e le varietà più moderne. Oggi voglio proseguire l'argomento parlandovi dei luppoli britannici. La coltivazione del luppolo in Inghilterra ha origini piuttosto antiche, ma il suo impiego nella birra non era così frequente. Nel 1400 si faceva distinzione tra birre ale, tradizionalmente aromatizzate con gruit, e birre importate definite beer, che invece erano preparate con luppolo. In Germania già da tempo il luppolo aveva sostituito il gruit e con l'editto di purezza del 1516 il suo impiego divenne obbligatorio e fortemente regolamentato. Si stima che in Inghilterra la coltivazione e l'uso del luppolo si sia consolidato tra il 1500 e il 1600. Le località più rinomate sono quelle del Kent e dell'Herefordshire, che offrono condizioni ideali per la loro coltivazione, come terreni non argillosi e ben drenanti e un pH del terreno tra 6 e 6.2. Si dice che le conoscenze sulla coltivazione e l'impiego del luppolo siano state importate da birrai fiamminghi ed olandesi, che in breve tempo portarono all'utilizzo di varietà di luppoli locali nelle birre prodotte all'epoca come Brown Ale e successivamente Porter e Stout. Partiamo dalle varietà più antiche e note. Troviamo il celebre East Kent Goldings, il luppolo inglese per eccellenza, sviluppato nella città di Canterbury, nel Kent, a fine 1700, a partire da una varietà locale chiamata Canterbury White Bean, rientra tra i luppoli definiti nobili. È un luppolo d'aroma molto delicato e con un quantitativo di oli essenziali piuttosto contenuto, per cui andrebbe meglio nelle gettate post bollitura e a freddo in fermentatore. Ha un aroma definito floreale, terroso e agrumato. Si presta bene per Pale Ale, Bitter, English IPA, Porter e Stout. Insieme all'East Kent Goldings si accosta spesso quest'altra varietà storica, il Faggle. È uno dei luppoli britannici più rappresentativi. Nasce nel Kent nel 1875 da una selezione operata da Richard Faggle, da cui prende il nome. È una varietà principalmente d'aroma, impiegato anche per l'amaro, rientra tra i luppoli definiti nobili e ha un profilo molto riconoscibile, erbaceo e floreale con sfumature di menta. Si presta bene negli stili britannici dove l'aroma di luppolo è essenziale, partendo da bitter, porter e stout, fino alle India Pale Ale primordiali, dove veniva impiegato in generose quantità. Altra varietà di origine abbastanza datata è il Brewer's Gold. Coltivato dal 1917, è un luppolo prevalentemente d'amaro che ha trovato impiego anche in birre lager. Ha un buon contenuto di oli che prediligono sentori erbacei con note fruttate e speziate. Molto usato e apprezzato anche in Belgio. Sviluppato nel 1934 dal Y College, che è un istituto di ricerca in botanica ed agronomia, troviamo il Northern Brewer. È un incrocio tra il Canterbury Goldings e il Brewer's Gold. È un luppolo che è nato in Inghilterra ma ha avuto molto successo in Germania, dove poi è stato trapiantato nell'area dell'Hallertau e ultimamente anche negli Stati Uniti. È un luppolo ambivalente, le varietà americane e tedesche hanno un maggior contenuto di alfa-acidi, si prestano meglio per l'impiego in amaro. L'aroma è resinoso, legnoso, con note di pino e menta. Le varietà americane hanno un taglio più erbaceo. Si presta bene anche nell'uso in aroma e dry hopping. È molto versatile, va bene sia per amaricare stili tedeschi a bassa fermentazione che per bitter e porter britanniche, molto impiegato anche in Belgio. È il luppolo per eccellenza nello stile delle California Common, dove viene impiegata la variante statunitense. Sviluppato sempre dal Y College e coltivato dal 1927, troviamo il Bramling Cross. È frutto di un incrocio tra un Bramling e un selvatico canadese, il Manitoban.
ha un caratteristico aroma con note di frutta scura che lo rende particolarmente adatto a birre da passare in botte o cask ale. Si presta bene anche su brown ale, porter, rauch e schwarzbier. Un discendente del Northern Brewer, sviluppato nel 1972, è il Challenger. È una varietà molto versatile, sviluppato per resistere a parassiti e muffe, si presta bene come luppolo d'amaro grazie al suo buon contenuto di alfacidi, ma è anche usato in aroma. Dona sentori di tè verde, cedro e frutta gialla matura. È molto indicato per l'impiego in amaro ed aroma in birre come English IPA, Strong Bitter, Pale Ale e soprattutto nelle barley wine, dove ne è richiesto un grande quantitativo. Parente stretto del Challenger, sviluppato dal Y College nel 1992, è il Target. Luppolo ambivalente, impiegato prevalentemente in amaro per l'elevato contenuto di alfacidi, ma si presta bene anche in aroma grazie ai suoi sentori speziati, erbacei e citrici, che possono ricordare la salvia e il pepe nero. Divenuto molto popolare in brevissimo tempo, oggi è impiegato per birre come Bitter, English IPA, Imperial IPA, ma anche in basse fermentazioni come Munich Helles e Dunkel. Nato nel 1996 da un incrocio con luppolo nano, troviamo il First Gold. È un luppolo che ha un buon contenuto di oli essenziali oltre che di resine, ha un aroma di frutta a nocciolo con sentori agrumati e floreali di geranio, leggermente speziato. Sviluppato nel 98 da un incrocio con un Challenger e con un elevatissimo contenuto di alfacidi che lo rende ottimale per l'impiego in amaro, troviamo l'Admiral. Luppolo adatto quindi prevalentemente per l'amaro, ma esprime anche un aroma delicato che lo rende valido in late addiction e dry hopping. Ha un profilo molto concentrato sul citrico e l'erbaceo. È ideale per English IPA di stampo più moderno, ma anche per American Pale Ale e New England IPA. Per completare voglio citare una varietà più moderna che è il Sussex. Coltivato dal 2005 nell'East Sussex, è una varietà nana pluripremiata riconosciuta principalmente per un profilo terroso, erbaceo e citrico con note mentolate e vanigliate, che differiscono da qualsiasi altro luppolo noto. Si avvicina di più al Fagol e ne condivide le caratteristiche gentili tipiche dei luppoli nobili. Si presta meglio in aroma, ma è apprezzato anche in amaro per il taglio di amaro morbido e classico che è in grado di conferire. Ottimo per Pale Ale, Cream Ale e Pilsner di stampo moderno. Con quest'ultimo si conclude il video sui luppoli britannici. Ovviamente ne esistono tante altre varietà e non è possibile per me citarli tutti. Ho cercato di includere quelli che ritengo più importanti dal punto di vista storico e per il loro utilizzo, e ce ne sono alcuni che mi hanno anche incuriosito molto e spero di provarli al più presto su qualche birra. Voi invece, delle varietà che ho citato, ne avete provata qualcuna? O ci sono altre che avete provato e di cui volete condividere la vostra esperienza? Fatelo pure qui sotto nei commenti. Se avete anche dubbi o domande, scrivetemi pure qui sotto. Nel prossimo video di questa serie vi parlerò dei luppoli d'oltreoceano che hanno reso celebri le moderne birre americane. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un like, dei punti hype e di iscrivervi al canale. Vi ringrazio sempre per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video.